Elena, brevissima indagine su Giorgio Aiazzone. Aiazzone, mobilificio biellese degli anni Ottanta, frontman Guido Angeli, Angela, Guido Angela o Guido Angeli, non mi ricordo bene, Guido Angeli, e entrambi mancati allora Giorgio Aiazzone dall'86, Guido Angeli mi sembra dal 2008. Cos'è questo progetto imprenditoriale che ha avuto fortissima eco in tutta Italia? Diciamo che l'idea geniale che ha avuto Aiazzone poi come diciamo suo braccio destro, appunto Angeli, è stata proprio quella di creare un primo negozio, un primo grande magazzino dei mobili, no? Ok? Mhm, mhm. Ed è stato proprio il primo, forse adesso non ti, mi viene addirittura europeo, poi mondiale non lo so, però potrebbe essere perché erano proprio molto, hanno avuto proprio questa intuizione, no? E quello che vedo è che si sono fatti prendere poi dal soldo, dal denaro, ok? Quindi si sono fatti, vedo a un certo punto che lui accetta di collaborare con qualcuno che gli dà dei finanziamenti, ok? Mhm. E poi in eterico vedo questa cosa, vedo il mobilificio che si espande, si espande, si espande, e poi a un certo punto si espande talmente velocemente che è come se si liquefà, no? Come se diventa acqua e quindi non ha più una struttura. E a quel punto vedo che tutto crolla. Massoneria? Sì. Tradita? Mm, come se si fosse, come se fosse sfuggito qualcosa al controllo di Aiazzone e quindi poi è stato eliminato in qualche maniera. Non era, cioè, lui non era nato così, ok? Quindi è come se questo mondo gli è sfuggito di mano. Ecco, Causa quel mondo lì. esoterica dell'incidente aereo nell'86 dove muore Giorgio Aiazzone e da lì inizia il declino. Infatti, È un incidente aereo normale? sì, è normale, però è come se lui fosse stato portato energeticamente a salire su quell'aereo che doveva cadere. Ok, cioè l'aereo non è stato fatto cadere perché c'era lui, ma Mhm, lui è stato messo su quell'aereo che già era previsto cadesse, diciamo, no? Dagli eventi. mhm. Quindi lui doveva morire in quel momento. È come Senza... se mm. avessero colto l'occasione del fatto che lui doveva morire per farlo andare su quell'aereo lì. Ecco. Senza entrare nei dettagli, qual è Mm. la causa esoterica che sullo stesso aereo ci fosse quella donna? Anche lì è stata usata un po' dai... Ecco, quel prete lì che faceva le fatture, ok, era molto bravo e quindi era molto famoso per fare queste fatture negative pesanti perché riusciva anche a creare, mi viene da dirti l'isolamento. In eterico è come se lui facesse un isolamento, no? Quindi come se facesse un cerchio intorno in maniera tale che ehm, tutte le prove non portassero a nulla. È come se spesso cioè tutte le volte faceva così. Quindi il fatto che questa vicina morisse nell'incidente aereo prima che venisse, diciamo, trovata la causa, no, dell'esplosione proprio in toto, faceva parte dell'energia messa durante la fattura per far sì che
non si chiudesse il cerchio, ecco, Mhm. che rimanessero, che le prove non ci fossero. Quindi a livello energetico è stato creato un canale per far sì che le prove finissero nel nulla, ecco, però appunto sacrificando un'altra vita. Sì. Elena, provare per credere, te lo ricordi? Sì, sì, Questo era sì. lo slogan, Mm, efficace, semplice, mm, accompagnato da due gesti. Provare era una specie di aumma umma con la mano, fatta a mm, cono verso il basso, e credere era, se non sbaglio, il pollice in su, più un sorriso smagliante a 90 denti bianchi. mm. Qual è il significato esoterico di questo slogan? Allora, mi appare questa cosa. Allora, sì, ti dico, allora, denti saglianti così, è come se fosse un occhio, ok? I denti, la pupilla, così mi viene la piramide a testa in giù e così Questo. mi viene, sì, però mi viene come se fosse un obelisco, quindi Il- questi tre simboli qua. Sì, l'occhio il della pollice in piramide. su. No, pollice in su, è come se venisse un obelisco. Obelisco, E ok. invece il sorriso così, l'occhio e poi la piramide. Beh, la piramide era anche il gesto di provare, che era Esatto, una specie infatti. di cono Mm, fatto con la mano sì. verso il basso, un po' agitato. Quindi erano proprio dentro. Sì, 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 sì. Soprattutto quando ha iniziato la pubblicità. Cosa ha lasciato di eredità alla città di Biella, Iazzone? Allora, quel luogo lì, l'immagine che mi viene è come mi si sovrappone un'immagine come se fosse un vecchio post. Allora, in eterico mi si sovrappone un'immagine di una chiesa sconsacrata, crollata, dove vengono fatti i riti. A Mhm. livello eterico mi si sovrappone questa immagine qua, quindi quello che quell'energia di quel posto mi dà è un'energia di riti satanici. Anche adesso? Sì, me la dà ancora, sì. Vabbè, chiuso qua.